Vediamo nel palazzo del principe ormai proclamato Giacomo, Amadeus in una stanza, quando all'improvviso qualcuno gli porge delle provette di sangue. E lui, molto gentile Rospo da parte tua. Hai completato bene tutti i tuoi incarichi e da quanto ho notato le email sono state mandate come ti avevo chiesto. Ora diciamo che i nostri favori sono stati risolti. Sei libero. Questo dono che mi hai fatto è il più prezioso di ogni cosa. Ha sputato un mischio di orecchio e dito per terra vicino a voi. Dopo la dottoressa ti sistemerà, non ti preoccupare. Quindi non... 50 anni, la dottoressa mi deve sistemare. Sì, dai, 10 li hai già fatti. Anzi, 15 sono, dottoressa, ormai? Non mi ricordo mai. Non so di cosa stiate parlando. Ho capito perché Amadeus ti ha scelto. Beh, comunque. Non siamo venuti per me. Vuole- Rebecca, dovevi Alaska. parlare tu con Nathaniel, non ci dovevo parlare io. Quindi, prego. Sì, come ho detto, è il tuo Non vuoi parlare anche un papino? Dopo parleremo. Intanto siamo venuti per un altro motivo. Alaska, visto che lo conosci, potresti anche convincerlo, visto che è il tuo sire. Bene, sono Alaska, del clan dei Gangrel. E il mio sire... Scusa. E il mio sire... Dovresti essere tu, in teoria. Mister Nathaniel, neanche Esatto. a dirlo. Sono Filia, faccio parte dei Malkavi e penso che Jarvis ormai lo conoscete più che Sei bene. l'infante di Teach. Sì. Certo. Un gran simpaticone. Ah sì, lo adoro. Io gli metto una mano sopra Rebecca. Presentati. Ah. Non prendo comandi da te, mio caro. Ah no, lascia fare Rebecca, tanto la conosco benissimo. Conosco ogni angolo del suo corpo. Vedi che abbassa la faccia, fa tipo una cosa così, e vedi la faccia di Marcus. Quando lui doveva andare dalla sua fidanzata, invece veniva da te. Vedi che... Ligeia, sei così fortunata. Ci siamo divertiti un sacco di volte. Vabbè. Oh. Volete entrare, quindi, ragazzi? Se ve ne è di possibilità, oltremodo non ci permetteremo mai ad addentrarci senza un invito. Non c'è problema, basta entrare nudi. Ah, vabbè, ok, basta, io inizio a togliermi già le scarpe. Mi sbottano tranquillamente la camicia e poi sì. L'orologio tenetevelo, Non vorrei mai che il principe si arrabbiasse perché vi ho tolto uno dei suoi regali. Quindi cosa volete da qui? Siete entrati adesso? È molto bello, come sempre. Mm-hmm. Ah, te l'abbiamo già detto, stiamo cercando Amadeus. E io vi ho detto che era festa. Stiamo cercando abbiamo avuto informazioni che delle persone strettamente collegate alla mia infante si trovano qui a teatro. Ah, i due. Ah, sì. E cosa volete da loro? La mia Ho infante fatto quello che dovevo fare. La mia infante vorrebbe poterli vedere. Hai fatto quello che dovevi fare, cioè? Sicura che li vuoi vedere? Qui andrà a finir male. Fammi vedere immediatamente loro due. Com'è che hai chiesto, scusa? Per favore. Iniziamo a ragionare. Te la solleva e la vedi lì tipo tutta spenta con gli occhi, con la bava alla bocca. Ok. Vedi che tipo ci gioca un po' come se fosse una bambola. E sua sorella gemella, Melania. Cerca di fare lo scatto e prenderla. Mia cara, se avevi fame potevi dirlo. Vuoi fare a metà? Quale pezzo preferisci? Dai, che scherzo! Pensavi veramente, eh?
pam! Te la tira in faccia come se fosse una mazza da baseball. Riesce a ammortizzare il colpo, ma vieni praticamente scaraventata contro la parete. Alaska, Dimmi, Nathaniel. mi hai deluso. E come ti avrei deluso? Sentiamo. Sarà un casino. Lei, dottoressa, sa cosa deve fare, vero? In questo momento mi siederò e vedete che abbasso una delle sedie del teatro, mi siedo, accavallo le gambe, lo guardo e non faccio nient'altro. Ti credevo che saresti stato più forte. Così. Che cosa ho fatto? Non mi sono immischiato in una lite tra una cosa che non mi riguarda? Penso che, dato che sei il mio sire, sei un po' più forte di me, no? Hai bisogno di una mano d'aiuto per... È quello il problema, è quello, è sempre così. Non trovo mai quello che mi serve. Ah, quindi... Non hai avuto il briciolo di sforzo di ribellarti. E io dovrò ancora trovarne un altro. Ancora sempre così. Sempre deboli e codardi. Recuperi il corpo di quel mortale e mi segua. E vedete che lui si gira e sta andando verso le scale. Io tipo mentre mi giro per prendere quello che rimane, penso che si riferisca a Melania, gli faccio un cenno agli altri di mantenere la calma un attimo. Sentite come un rumore di dita che passano sui pavimenti, tipo... Scusami ragazzone, ti tira una bella pacca. Non ce l'ho con te. E con chi ce l'hai? So che sono momenti... No, è che capisco, è un momento... Ci sono passato anche io al tuo tempo. Non ti preoccupare, saranno anni difficili, anni strani, non capirai un cazzo. Ma poi spero che imparerai. Il giorno della Imparerai verità a verrà seguire- per tutti, mio caro Nathaniel. Abbi cura, Brava, abbi fede. dottoressa. Ci sarà un Devi momento capire che- quindi dove faremo forse squadra? No, purtroppo Mm. non succederà. Peccato. Ma magari È il potreste smettere di essere nemici, non per forza squadra. O perché no? Magari ci può essere anche un compenso. Perché tagliare Sì, il via compenso ci direttamente sarà. quella strada? No, il compenso ci sarà per uno dei due. Un giorno o tu prenderai il mio posto o io prenderò la tua anima. Mm. È già successo così per le altre 7 volte. Prima o poi troverò un infante degno. Vedete che si avvicina vicino a un armadietto, lo apre, vi passa delle tuniche, tipo avete presente, proprio immaginate da setta. Ok. Tipo da cultisti, Vi ok. passa, esatto, vi passa queste 2 tuniche. Mettete pure questi. Date pure questi 2 anche alle altre 2 se vogliono. Nathaniel, te ne sei occupato tu dei due? Certo, chi doveva farlo? Lei l'ho messa a nanna e l'altro mi sono fatto dire un po' di cose. Mm. Ma Magari alla vostra amica Toreador interessa. sono passati così, sono intrufolati nel territorio o stavano passando No. così? A un certo sono entrati, io ero lì che stavo preparando le cose per il rituale Mhm. e ho fatto quello che dovevo fare. Ok. Chiaro, io non faccio come alcuni infanti che lasciano cadaveri in giro o mandano gente con la testa mesmerizzata in giro per la città. Come se è una cosa che non facessi mai, vero? Beh, touché. Ti dirò una cosa che mi disse il mio sire più di 600 anni fa, credo. Mi disse: fatti i cazzi tua e campi 100 anni. Vabbè, Vabbè, comunque dicevamo. apre la porta, vedete che tira fuori sto tizio e tu lo riconosci, Rebecca, è Freddy. Però noti subito che gli manca un orecchio e un paio di falangi di dita.
Sai cosa ha fatto sto stronzetto? Lo vuoi sapere? Sì. Sì. Sto stronzetto l'ho fatto un po' parlare. Però non so se farglielo dire da lui, lasciandolo tenere le tue mani, o dirtelo io. Cosa preferisci? Però probabilmente griderà appena lo sveglio, questo qui. L'ho conciato un po' male. Che cosa ha fatto? Dimmi tu, dimmi tu. Vedi, sto stronzetto voleva portare qua tua sorella. Sai perché voleva portarlo qui? Voleva portarla qui, perdonami. No. Perché a quanto pare stava iniziando a sospettare che tu venissi qui a fare cose strane con quel Marcus, che io saggiamente mi sono e vedi che cambia faccia blu. E perché? E diceva che era geloso, diceva oh ma perché Rebecca con me non fa mai niente, io la amo, bla 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 bla. Adesso farò vedere a sua sorella in che brutti posti va e con quali brutte persone ha a che fare. E aveva anche una bella videocamera, vedi che la tira fuori. Mio caro, se tutto Sì? questo è vero e sta dicendo la verità, sveglialo immediatamente. Sicura? Guarda che gli fa male l'orecchio gli manca un orecchio e ha qualche falangina andata. Vuoi davvero? Non voglio sentirlo gridare. Vabbè, mal che vada non gli si fa urlare. Guardate, io non gli voglio bene se ha fatto quello che ha E fatto. gli tira due sberlotti. Su, forza! Lui apre gli occhi. Ah! Rebecca! Cosa ci fai qui? Io ero qui. Cosa ci va qui quel mostro? E tu perché stai qua, Freddy? Io avevo accompagnato tua sorella. Dov'è? Non l'ho più... Era qui con me, poi... A fare cosa? Volevamo farti una sorpresa. Mesmerismo, non puoi mentire. Volevo registrarti mentre facevi quelle cose con i tizi qua dentro. Ti ho visto una volta mentre mordevi uno al collo e usciva un sacco di sangue. Poi ti ho visto con Marcus e ho visto anche mentre lui tradiva la sua ragazza con te per venire qui e gli diceva che doveva lavorare. Io volevo filmarvi così da poterti ricattare sia te che Marcus, così che saremmo potuti stare assieme. E mi sono portato tua sorella così che magari avrebbero preso lei al posto di me o gli avrei offerto lei. Ma che... No, non è vero, Rebecca. Che Non pena. sono stato io a dirlo. No. Mi hanno costretto, non è vero. Che scena penosa. Quindi questo è il tuo genere di uomo, ho capito. Questo non è il mio genere di uomo, Alaska. Mutati, per favore, mutati. Rebecca, forse tu comunque non hai capito dove siamo e con chi siamo, quindi mi devi anche portare rispetto. Non è che per quanto c'è la tua mammina, allora tu ti puoi permettere di rompere i coglioni, ok? Quindi... Questo è il mio ragazzo! Tu ora continui Bravo! a fare i tuoi discorsetti, perché io ti ricordo che qua ci siamo venuti semplicemente perché volevo un attimo farmi i cazzi tuoi e... Ragazzi, qua non ci siamo. C'è qualcosa che non va e a me questa cosa non mi piace per niente. Alaska, zittisciti, non mi piace quello che stai dicendo. Tu non ti conviene assolutamente No? farmi incazzare. Se no cosa succede? Aspetta. Vedi che prende la mano di Freddy, tipo, gli strappa delle dita e lui inizia a gridare come un pazzo. Qua la cosa si fa interessante. Allora, sto tizio, vedi che lo solleva e vedi così, la mia mano. Fagli quello che vuoi, visto quello che ha fatto. Ok. Come? Io volevo rivedere. Cosa? Non mi importa più niente. Ma come? Te li avevo portati io quei due tizi, là il bambino e la vecchia.
la tua prima volta. Pensavo ti sarebbe piaciuto. Poi quello che vuoi, i suoi fatto. genitori anche. Cosa? Ah, non lo sapeva. Oh, forse non dovevo dirlo. Pensavo che lo sapeva. Rebecca, Sì. cosa c'entrano i miei genitori? Le Gaia, io non... Parla! Non ho fatto... Cioè, non volevo. Io mi sono svegliata in mezzo a queste due persone piene di sangue. Non ricordo, non ricordo. Mi sono svegliata così. Non sapevo che fossero i tuoi genitori. Erano già morti? Erano lì. Ero piena di sangue. Io non mi ricordo. Non lo so. Ah, che bastardo, Giacomo. Ti prego, perdonami, io te lo volevo dire in qualsiasi momento, ma non trovavo il momento giusto, non trovavo il momento adatto di raccontartelo. A 15 anni ci sono state occasioni per dirglielo. 10. 10, 15, va bene. Non peggiorare le cose. Peggiorare. Sarebbero morti comunque. Prima imparerete a dimenticare queste faccende mortali, meglio sarà. E poi comunque Ligeia, pensa. Maestro Giacomo ha dato un sacco di soldi comunque a tua cugina Sara. Ah, e tu sai anche questo, immagino. Beh, sì. Eravamo lì quando ne parlavamo. Dobbiamo prenderci cura di voi. È sempre un po' dura ai primi anni. Sappiamo che avete quelle tendenze a riguardare i vostri fratelli, amici. Quindi cerchiamo di darvi questa transizione. No, voi dovete capire che voi siete in un bel periodo per essere un infante, non come ai nostri tempi. Sembro un... come li chiamate voi? Boomer? Se ti dicessi io cosa ha fatto a me il mio sire, questa è una passeggiata di salute. Altro che soldi, ricchezza, ma per favore, a strisciare sottoterra nello schifo, ogni notte sperando di trovare qualcuno da bere. Invece, guardate voi, nella bambagia. E cosa? Per 2 vacche, 3 morte. Che sarebbero morte comunque. Quando voi vivrete 500, 600 anni, se sarete abbastanza furbi. Ho capito. Ho capito. Dunque, Bene. questo rituale? Ah, è il rituale per il maestro Amadeus. E il tipo? Quindi, sto coso, cosa vuoi fare, Rebecca? Mi hai un po' spiazzato, mi sarei aspettato una scena delle tue, invece. Direi che possiamo sbarazzarci di quel corpo. No! Perché tanto oramai è solo un corpo morto, no? Beh, non per forza. Non so, volete giocarci un po'? Non sono tipa. Hai qualche preferenza? Magari comodino? Da quando un gangrel sa fare quello che sa fare un simisce? E chi ha detto che sono un gangrel? Mi giro Ma- verso Alaska. Ti pare che sono un Ah. gangrel? Ti do l'aspetto di un gangrel? Io mi rompo il cazzo, prendo il corpo del tipo e apro la testa a Freddy, Ti la ferma. stacco dal corpo. E la Marco, levo- vedi che in testa cioè in mano hai la testa di una donna e la testa della sorella di... E io che Di cazzo Rebecca. c'ho in braccio? Adesso vedi che sembra che diventa invece Freddy. Io tipo... Oh. No, ma perché, ragazzo? Vabbè, Io vado in Beh. escandescenza proprio.
Non riesco a capire di quello che sta Succede. succedendo. Vedi, adesso hai imparato un trucchetto nuovo. Hai imparato che alcuni di noi fratelli possono farti questi scherzi. E che è meglio sempre controllare. Nessuno di voi ha controllato, vero? A me il mio Sire lo fece con mia moglie e mio figlio. È stata una cosa tragica. Però mi ha insegnato a usare questi prima. Io non guardo Rebecca, poggio il corpo su quello che è La un testa. sedile, qualcosa, la testa, e anche il corpo ormai penso di aver preso perché è proprio stappato in due. Sì, sì. Quindi poggio, metto la testa, prendo una delle vesti che c'era stato dato, poi cerco di coprire il corpo per ora. Lo Ma guardo. prendilo a cazzotti, Dio cazzo, ha ucciso la tua vacca sorella. Casa. Modera tu anche tu il linguaggio, mio caro. Ti vedi che ti Tra- arriva un ceffone. Appena vedo che sta per arrivare il ceffone, mi metto davanti a Rebecca per prenderlo io in faccia. Pa! Che noia, voi velocisti. Ligeia, non ti mettere in mezzo, lo meritavo io. Esatto. Sei Vieni la qua, mia signorina. Mi allontano e cerco di prendere il corpo di Melania. Io voglio soltanto il corpo di Melania. Prendilo. Ma poi è un problema che è morta. Non gli rispondo, vado verso il corpo. Portiamola da me. Cioè, annuisco e basta. Io e Rebecca ci avviamo verso l'uscita anche per rivestirci. Sì. Ah, andate via? Non volete assistere? Ah, possiamo assistere? È un invito Ma ufficiale? avete lasciato il pranzetto. Ma dipende, come volete andarci? Giocando o passeggiando? Volete partecipare anche voi? Volete vedere cosa c'è là sotto? No. Bene. Sì, sentite un sacco di rumore di manine. Come se venissero dalle pareti. Io forse ricordo questa cosa. O forse sì. Alaska, tu vuoi giocare? Tanto se ti dico di no, giochiamo lo stesso. Perfetto, allora giocheremo tutti. Va bene. Alaska, me ne vai a prendere. Giochiamo. Cosa ti devo andare a prendere? Giochiamo. Chi? Le due Torador, dai, muoviti, ragazzo. Io mi allontano e mi avvicino verso di loro. Hai già fatto abbastanza. Ok, Rebecca, l'ho capito. Ho un debito nei tuoi confronti. Un debito penso che valga più di tutti i soldi del mondo. Quindi, Nathaniel ci ha detto di andare là sotto. Io vi consiglio di andare là sotto se non vogliamo continuare queste belle scenatine. Forse non è stato chiaro. Forse è il caso che io ripeta. Noi ce ne andiamo. Volete andare sotto? Andate sotto. Ma noi non veniamo con voi. Fine. A me Nathaniel mi ha detto che dovete venire. Quindi siamo nel territorio di Amadeus. Poi se volete mancare di rispetto ad Amadeus sono fatti vostri. Cioè, tu ti rendi conto? Ti rendi conto? Ti rendi conto che tu stai dicendo a noi di restare? Tu, che hai fatto quello che hai fatto? Tu! Io sono stati Tu, presi in con giro come è stata presa la tua amichetta. Alaska, sto aspettando. Guarda, non mi Noi- interessa. Non mi importa se io muoio. Non mi importa se domani o stanotte mi vengono a prendere. Non me ne frega niente. Abbiamo detto che ce ne andiamo? Ce ne andiamo, basta! Io faccio un inchino e me allontano. Andiamo, Rebecca. Io la seguo. Sì. Voi, Ligeia e Rebecca, voi state camminando il corridoio. Sì, zoppico. Camminate. Ci provo. Camminate. State camminando, però sembra che... Cioè, sto corridoio non finisca più. Ligeia, vedo questo quadro con un volto di una donna molto affascinante, molto bella. E mi affascina così tanto che mi ricorda mia sorella.
E quindi continuo a guardarla intensamente con tutti i sentimenti che provo di amore, Cioè, affetto. E Ligeia, tu ti accorgi palesemente che lei è distratta e questa cosa comunque ti fa rivedere anche la porta. Nel senso, vedi lei distratta, ti giri, è come se avessi un attimo di flash, comunque sei concentrata su di lei, ti sei preoccupata della cosa, e la vedi lì che sta ammirando questo quadro, comunque capisci che è sotto la vostra maledizione. Vedete Nathaniel che inizia ad avvicinarvi, va verso le Toreador. Piano piano così. Sei persa, vero? Sì, Ma davvero volevate andare? sì. Boh, scelte. Ma almeno passate a salutare Giacomo, ditegli. Tanto ormai la festa sarà finita, credo. O almeno non avrà più gli impegni di prima. Se dovete dire quello che avete fatto. Come non voglio sia mai che io dia dell'ordini all'infante del principe, per carità. Oh, ma per favore, non prendiamoci in giro. No, per carità, rispetto il dominio di Giacomo. Non mi sembra che nessuno l'abbia mai preso sul serio come principe. Allora, la cosa è difficile. È sempre difficile con voi. Esatto. Vedi che si siede anche lui. Non so quanto ti abbia mai detto Giacomo di tutta la nostra situazione. Lo sai che siamo in parla? guerra. Lo sai che siamo in guerra, vero? Lo so. Lo sai che anche quelle vacche stanno iniziando a capire, a stanarci, come a Vienna. Lo so. Saprai cosa è Lo so successo molto. a Vienna. Lo so molto bene. E grazie alle doti di Giacomo avrei visto chi si è radunato qui stasera. Ti pare che sia un uomo da prendere sotto gamba, Giacomo, dopo quello che ha fatto stasera? Tu pensi che chiamare la regina Anna da Londra e il principe Kevin da Chicago qui in un dominio esterno sia una cosa da poco? E tu pensi che io lo sottovaluti un uomo del genere? Io non ho detto che tu lo sottovaluti. Ah, Io ho detto che, come principe, non viene preso sul serio. Sono due cose diverse. e ti sbagli, ragazza mia. Amadeus è molto grato. Non mi chiamare ragazza mia, io ho un nome e tutti quanti lo hanno pronunciato. Chiamami Ligeia. Non mi dare nomignoli. Per questa volta te lo concedo. Oh, senti, per questa volta te lo concedo. Comunque. A quanto pare siamo tutti quanti nell'enorme generosità dei vampiri. Visto che siete così tanto generosi, dammi la grande generosità e toglimi questa mia esistenza, dato che sono questa gran maleducata. Oppure facci uscire da questo teatro e facci vivere la nostra condanna. Oddio. Non Dirà mi così. interessa Non vuoi più vivere? cosa c'è qua sotto. Non vuoi più Non vivere? mi interessa. Beh, se non ti interessa, allora puoi andare. Mi porto la ragazza. Perché? Non Perché è voluta venire la prima volta. Non è voluta venire adesso. Perché cazzo te la devi portare dietro? Perché non dovrei. Non mi È sembra... la mia infante. Io ho un regalo per lei, non posso darglielo? Cosa? Un altro cadavere? Un altro scherzetto dei tuoi? Sono così prevedibile. È la tua scelta, quindi, mia cara? È sempre stata la mia scelta. Capisco. Bene, cara, lì è la porta. Vai. Aiuto Rebecca ad alzarsi in piedi. Sentite ancora quel rumore di Tina. Però sentite anche tipo... Avete presente quando un'enorme bocca si apre? Quel rumore di... Do un ultimo bacio sulla guancia a Rebecca. Mi dispiace, tesoro. Voi da dietro vedete Nathaniel come tipo si stesse deformando tutto e vedete la sua pancia che tipo si dilata e si apre e le costole
che facciano come se fossero degli enormi denti. Figlia, un debito è per sempre. E mi butto verso di là. Io mi lancio dietro Alaska, chiamando Nathaniel. Ti stai tirando questa artigliata, un'enorme lingua a forma di colonna vertebrale esca fuori da questa cosa e si sta avvicinando alle due ragazze. La sua faccia si sta deformando, la mascella si apre e vedete tipo delle ossa che iniziano a ricoprirlo tutto, come se diventasse un mastino, e voi sentite chiaramente un grosso ansimare. Cioè, di solito hai tagliato acciaio, ferro, corpi. Questo non gli hai fatto assolutamente niente. Cioè, Nathaniel, non ha senso ucciderli, capisci che non valgono niente. Che senso ha sporcarti le mani di questi infanti? Come puoi sporcare il teatro? Nathaniel, ti prego, ritorna in te. Io credo in te. So quanto tu sia forte, si vede quanto tu sia forte e maestoso in questo momento. Ma non ha senso prendertela con degli infanti che non valgono niente. Non ha senso sporcare tutto ciò, far arrabbiare qualcuno per che cosa? Per degli infanti, per 4 infanti di cui 2 se ne vogliono andare e non vogliono neanche giocare con te. Lo sai quanto io amo giocare. E provo a dargli tipo una carezza. E si disturba il rituale sotto. Potrebbe essere un problema se si disturba il rituale sotto. Noi moriremo comunque, non ci cambia la situazione. Ci uccideresti tu, il che sarebbe soltanto un onore essere uccisi da te. Ma il rituale là sotto, che cosa succederà? Siamo già in Ghingheri, siamo già vestiti. Nat, ascoltami. vedi che allunga Su, il suo ragazzone. enorme braccio contro una sedia, la rompe, impaletta Ligeia e la fa cadere al suolo. Quanto si sia svegliata in maniera molto brusca perché era affascinata da questo quadro e poi vedi in realtà davanti a sé Ligeia che viene impalettata, è spaventatissima, non capisce quello che sta succedendo e va verso Alaska pensando che sia colpa di Alaska, capito? Marco, che vedi il suo braccio che praticamente fa una specie di 360 e cerca di afferrarti. Col braccio ti afferra e ti infilza gli artigli dentro la spalla. Ok. Tu l'hai colpito, ma è troppo duro. Cerco di correre verso Ligeia. Mentre tu ti stai lanciando verso Ligeia, ti afferra dalla gamba zoppa che tu praticamente stai per andare, un po' inciampi e lui ne approfitta per la lingua per prenderti e tirarti su appesa come se fossi un pesce appena pescato e avvicinarti alla bocca. Ma mentre se la sta per, diciamo, ingoiare per intera, si ferma. Vedete che l'appoggia per terra con la lingua, afferra un'altra sedia che rompe e impaletta anche lei. E vedete che piano piano si ritrasforma. Oh. Ritorna. Che cazzo mi dici che le cazzate, dottoressa? È chiaro che non le uccido. Per un attimo mi avete fatto prendere un colpo. Ho detto, oddio, qua c'è una guerra. Non è che mi faccio troppi problemi io in questi casi. Io posso. Sono uno dei 3 Duces di Amadeus. Chi è il terzo? Vuoi gli altri 2? Sì, vabbè, dimmi gli altri 2, uno già lo so chi è. Uno è un malcavo, La Fontaine, Ok. il sire di Teach. Mhm. Sono molto E contenta. l'altro non ci parlo spesso, quindi non voglio dirtelo, mi sta sul cazzo. Però penso che lo incontrerai prima o poi. Ma Ok. arriviamo a cose importanti. Amedeo stasera è stato incoronato Imperator.
per grazia della Torre d'Avorio, visto l'emergente crisi che ci sono in tutte le camarille del mondo e il problema che sta insorgendo con la seconda inquisizione, umani che vanno in giro a uccidere infanti. La situazione ci sta sfuggendo di controllo. Quindi i più grandi principi della Camarilla e la corte interna hanno deciso di nominare Amadeus Imperator. Quindi, se volete, adesso possiamo andare giù. Vedremo magari la parte finale del rituale. Arrivate nel camerino, per chi l'aveva visto, il camerino di Amadeus, quello dove si preparava per le esibizioni. Tu Alaska lo riconosci perché era il tuo ultimo ricordo. E vedete comunque Nathaniel che apre il bagno, quello di servizio, quello che c'era nel camerino. Tu ti ricordi quando avevi aperto quella volta lì? Cioè, era un bagno normale. Adesso quando vedi che lo apri, in realtà vedi che c'è un enorme tunnel che va verso il sottosuolo. Voi scendete e mentre stai iniziando a camminare senti tipo, all'inizio senti roccia, poi più cammini più senti come se fosse molle, e iniziate a sentire universi tipo di lamenti e grida, qualcosa che viene schiacciato più forte. E mentre passate vedete che c'è questa cainita con una toga bianca dentro enormi catini di legno e tipo sta schiacciando, ma vedete di tanto in tanto tipo uscire fuori da questo catino tipo delle braccia. Quello che viene schiacciato sembra che coli dentro un'enorme ciotola. Voi proseguite andando avanti portando le due ragazze. Quello che si presta davanti a voi è un'enorme grotta con delle lunghissime stalattiti dal soffitto. In mezzo c'è questo enorme disco di pietra, ok, dove c'è una croce come quella di Cristo e appeso c'è Amadeus con i polsi e le gambe tagliate e il sangue che sta colando da questi, diciamo, dai suoi tagli, che sta colando dentro 4 ciotole. E vedete davanti a lui un tizio incappucciato con un abito come quello che avevate voi, che sta intonando una litania che non riuscite a capire in che lingua. Sulle ciotole vedete che ci sono delle rune incise, il sangue sta colando lì dentro. Dietro a tutto questo, con Amadeus appeso, vedete che c'è una chiesa, ma appena vi avvicinate iniziate a capire che non è fatta di pietra. Sembrano viscere, corpi ammassati uno sopra l'altro a formare una specie di cattedrale. Da lì dentro vedete altri fratelli che portano un'enorme ciotola con dentro del sangue, e anche su questa ciotola ci sono incise delle rune sopra. E in tutto questo c'è sempre questo, chiamiamolo vescovo, che sta intonando una litania. Si avvicina con delle ciotole vuote e fa versare del sangue dentro altre 4 ciotole che dispone in modo alternato a quelle che sono già intorno ad Amadeus. Continua la sua litania e vedete che anche tutti gli altri si dispongono intorno ad Amadeus crocefisso, che intonano anche loro la litania. E mentre la litania sembra che stia aumentando, stia diventando sempre più veloce, più intensa, vedete che il sangue da Amadeus smette di sgorgare fuori e iniziate a vederlo come se si stesse praticamente spegnendo. Quando
l'ultima goccia esce da lui, il sangue che era stato appena versato si innalza e si dirige direttamente verso la bocca di Amadeus e apre gli occhi. Ora sono qui da voi.